Se le tue foto non sono abbastanza buone, significa che non sei abbastanza vicino. Questo lo diceva Robert Capa, soprattutto riferito al suo ambito, quello della fotografia di guerra. Ma secondo voi nella fotografia naturalistica cambia molto? Parliamone. Salve a tutti, sono Alessandro e vi do di nuovo il benvenuto nel mio canale. Oggi parleremo di piccoli trucchi e ulteriori consigli per migliorare la nostra fotografia naturalistica. Oramai essere un fotografo naturalista o fotografare gli animali è diventato quasi di moda. Vediamo molto spesso tantissime persone approcciarsi alla fotografia naturalistica e magari non ottenere subito quei risultati che difficilmente si ottengono all'inizio. Moltissime volte faremo delle uscite a vuoto e moltissime volte vedremo, se ci capiterà di avere la fortuna di vederli, animali lontanissimi, quindi diciamo non molto fotografabili dal nostro punto di vista. Quindi cercheremo oggi di dare qualche consiglio ulteriore che molti sono detti, ridetti e stradetti, ma è sempre meglio ripeterli ancora per capire davvero cosa significa essere un fotografo naturalista e cosa significa fare fotografia naturalistica. In primis dobbiamo sempre ricordare una cosa, gli animali hanno paura dell'uomo e quindi non appena ci vedranno, ci annuseranno o sentiranno il nostro rumore, scapperanno via, indipendentemente da quanto possiamo essere vicini. Quindi dobbiamo cercare di essere il più possibile invisibili. Quindi cerchiamo subito di addentrarci nei consigli che vi posso dare. Il primo consiglio è proprio questo: dobbiamo essere dei fantasmi. Ed essere dei fantasmi significa essere assolutamente invisibili dal punto di vista visivo, olfattivo e uditivo. Cerchiamo quindi di vestirci in maniera mimetica o con colori neutri che possono essere il verde, il nero, il grigio scuro. Cerchiamo di non fare rumore, camminiamo il più lentamente possibile e magari anche in mezzo ai sentieri dove il sentiero è già battuto, quindi abbiamo meno possibilità di trovare foglie secche o rami secchi. E poi dobbiamo essere anche dei fantasmi dal punto di vista olfattivo. Non, è brutto dire, non facciamoci la doccia il giorno stesso in cui andremo a fare delle foto di fotografia naturalistica. Utilizziamo dei vestiti magari non puliti di bucato. Cerchiamo di essere il più neutri possibile anche da questo punto di vista. Altra cosa molto 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 importante è cercare di non essere, di non rompere l'orizzonte. Noi siamo una figura che si staglia sull'orizzonte, cerchiamo di essere bassi. Quindi ritorniamo al discorso dell'essere dei fantasmi dal punto di vista visivo. Il secondo suggerimento che vi vorrei dare è di cerchiamo dei comportamenti di impatto. Alcune specie sono molto rare da incontrare ed altrettanto rare da fotografare. Quindi cerchiamo di non provare a fare la classica foto di ce l'ho di fronte, lo scatto. Cerchiamo, una volta che siamo riusciti ad individuarli ed essere a distanza di foto, di aspettare il momento più bello che possa essere quando mangiano, quando interagiscono tra di loro, quando vivono semplicemente la loro vita, magari giocano, oppure semplicemente stanno a godersi il sole o una brezza. Cerchiamo di essere pazienti nel cercare una foto che sia bella non solo dal punto di vista del soggetto, ma anche di quello che il soggetto sta facendo. Cerchiamo un comportamento unico. Terzo suggerimento, cerchiamo innovazione e creatività.
difficile comprendere bene questo suggerimento. Innovazione e creatività. La regola dei terzi spesso ci vincola ad utilizzarla in maniera molto forte. Posizioniamo il nostro soggetto all'incrocio delle righe e lo lasciamo lì. Questo non significa che dobbiamo mettere la macchina in diagonale oppure, che ne so, fare foto col soggetto di spalle. Cerchiamo un qualche cosa di nuovo, magari, che ne so, il soggetto che spunta fuori dietro un ostacolo, vediamo solo magari parte del viso. Magari cerchiamo una composizione particolare, che ne so, solitamente il soggetto si mette in basso a sinistra o in basso a destra. Cerchiamo di metterlo in alto a destra e magari non che guarda verso il centro del fotogramma, quindi nella parte più aperta del nostro fotogramma, ma magari stravolgiamo questa regola compositiva che dice di mettere lo sguardo verso la zona dove c'è più luce, diciamo. Mettiamolo che guarda la parte opposta. Creatività anche dal punto di vista del momento che andiamo a cogliere, che ne so, che sta bevendo e magari ci guarda, oppure che sta mangiando e con uno sfondo particolare, con uno sfondo magari una montagna o un bosco, cerchiamo di staccarlo dal fondo oppure da inglobarlo nell'ambiente, magari allungando anche la profondità di campo. Quarto suggerimento che vorrei darvi è giochiamo con la luce. Siamo abituati ad utilizzare la luce che sta alle spalle del fotografo, quindi con il soggetto ben illuminato. Utilizziamo le luci laterali, utilizziamo le luci posteriori che ci aiuteranno a creare una silhouette. Cerchiamo di magari anche esasperare la luce, magari chiudendo molto, abbassando molto gli ISO per lasciare solo una parte del volto illuminata, quella su cui la luce sbatte. E poi giochiamo anche con il bilanciamento del bianco, esasperiamo la luce del tramonto o l'ora blu, magari forzando molto il colore blu dell'immagine. Ecco, cerchiamo di non utilizzare una luce classica, ma giochiamo con la luce che la natura ci dà. Quinto suggerimento: i ritrattoni sono bellissimi, è bello avere il soggetto con il suo viso a pieno sensore. Cerchiamo anche però di inserirlo nel contesto. È bello vedere il soggetto all'interno del suo ambiente naturale, dove vive. È bello vedere un orso all'interno del bosco oppure vicino ad un cespuglio di grano. Magari è bello anche fotografare un airone o un cigno nello stagno, ma da lontano, dove lui non risulta il soggetto principale, ma il soggetto principale è appunto l'ambiente e lui è una parte di questo ambiente. Quindi non focalizziamoci solo sul ritrattone, cerchiamo anche di inserirlo nell'ambiente. L'ultimo suggerimento è il più logico: pensiamo alla foto e meno ai nostri dati di scatto. Io solitamente metto ISO auto e qualcuno mi ucciderà per questa cosa, e massima profondità di campo, minima profondità di campo, scusate, e gioco solo ed esclusivamente sulla velocità dell'otturatore, più o meno veloce in base alla situazione in cui mi trovo. Questo mi permette di concentrarmi sul soggetto, sui suoi comportamenti e sull'ambiente. Un solo parametro sarà quello di cui dovrò preoccuparmi. Quindi ripeto ancora: ISO automatici, profondità di apertura del nostro obiettivo al massimo, e giochiamo solo e esclusivamente con i tempi dell'otturatore. Questi sono 6 piccoli suggerimenti che spero possano esservi utili e metterete in pratica nelle vostre foto. Vi chiedo di commentarmi e di seguirmi e di sostenermi. Cerco ogni volta di portare nuovi contenuti, magari piccoli consigli, magari cose già dette e ridette, ma è sempre meglio ripetere. Vi chiedo di seguirmi anche sugli altri miei social, che sono Instagram e Facebook, dove mi trovate come Alessandro Picchio Wild Photo.
A presto e al prossimo appuntamento. Ciao!